Il 4 maggio del 1749 a Londra nacque Charlotte Turner Smith, poetessa e scrittrice prolifica con oltre 10 romanzi pubblicati. Charlotte diede nuova vita sia ai sonetti che alla narrativa gotica inglese. Considerata anticipatrice del romanticismo, garantì alle sue opere e ai suoi personaggi un accento intimistico ed emotivo, generoso e sensibile, di sacrificio e sofferenza. Nata in una famiglia benestante, la sua infanzia fu però sconvolta dalla prematura morte della madre e dalle spese sconsiderate del padre, che addirittura ridotto alla bancarotta dovette vendere alcune proprietà di famiglia, ma soprattutto obbligò la propria figlia ad un matrimonio prematuro all'età di soli 15 anni con un uomo benestante ma violento, infedele e dissoluto, ossia Benjamin Smith. Charlotte e il marito ebbero 12 figli, concepimenti che lei descrisse sempre come frutto di brutale violenza. Il loro matrimonio fu dunque molto infelice, dovette anche subire la derisione da parte della crudele suocera, che non apprezzava l'amore di Charlotte per la scrittura. Soltanto il suocero, Richard Smith, provava stima e affetto per Charlotte e, temendo un atteggiamento distruttivo da parte del proprio figlio nei confronti dei suoi stessi nipoti, decise di lasciare tutto il suo intero patrimonio ai figli di Charlotte. Il testamento però fu redatto personalmente da Richard e dunque conteneva irregolarità. Il denaro dunque fu lasciato temporaneamente nelle mani di Benjamin, che ne sperperò illegalmente l'intera cifra, finendo addirittura in carcere per debiti. Con il ricavato della pubblicazione delle sue poesie, Charlotte pagò la cauzione per liberare il marito. Arrivata al limite della sopportazione, stanca dei soprusi, delle violenze e dei tradimenti del marito, lo lasciò, poiché, come ella stessa scrisse, i comportamenti del marito diventavano sempre più crudeli e capricciosi e sentiva che la sua vita era ormai in pericolo. Charlotte iniziò dunque ad avere molti problemi finanziari, sia perché colpita da artrite reumatoide che le impediva di scrivere con la solita assiduità, sia per sostenere i costi della causa legale intentata nei confronti del marito per riottenere i soldi illegittimi dell'eredità del suocero. Si diceva potesse permettersi a malapena cibo o carbone. Charlotte morì nel 1806, quasi totalmente paralizzata. Beffa del destino. La causa da lei intentata per l'eredità fu vinta ben 7 anni dopo la sua morte, quando ormai di quel denaro non ne rimaneva più traccia. Ed il crudele Benjamin era anch'egli già morto in una squallida prigione per debiti.